perché il posto non è che lo dico io, però è meraviglioso. Qua, non so, ritrovo forse me stesso, c'è qualcosa di ancestrale, qualcosa che dall'anima mi viene fuori. Iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete, perché solo in questo modo riusciamo a far vedere a più gente possibile, a far conoscere questo progetto e chi lo sa, magari riusciamo a farlo anche in tempi più brevi. Grazie mille a tutti. Dopo che ho ricevuto in dono da mio suocero questo terreno, mi dedico un po' come passatempo a coltivare un piccolo vigneto, un piccolo oliveto e poi la passione più grande è scolpire le pietre. E scolpendo le pietre ritrovo veramente il profondo dell'anima. Ogni volta che finisco una scultura, sento che qualcosa mi è uscita da dentro. Ho iniziato con le rappresentazioni diciamo delle cose sarde antiche. Ho fatto delle pintadere, ho fatto il fiore della vita, mi sono dedicato molto a questo perché in contemporanea avendo forse un po' più di tempo perché sono andato in pensione, ho cercato di guardare un po' in giro. Nel territorio di Oschiri è molto ricco di nuraghi, di domus de Janas, e quindi sono andato un po' in giro, mi sono appassionata a questa cosa e quindi questa passione l'ho riprodotta in molte pietre. Pintadere ne ho fatto tante, Dea Madre, anche facendo, come dire, mettendoci qualcosa di mio, non proprio quello che si vede nelle figure, nei libri, eccetera. E questo forse, se è possibile, mi ha portato ancora di più a amare la mia terra, ad avere proprio, come dire, la soddisfazione di dire sono sardo e vivo in un posto meraviglioso. E niente, poi l'intenzione è anche di ricercare qualche altro simbolo, qualche altra cosa che rappresenti la Sardegna e provare a cimentarmi in queste cose qua. Allora, le pietre che uso sono un misto, non uso solo una pietra in particolare. Ho iniziato con la tracchite, perché la tracchite, essendo una pietra relativamente morbida, riuscivo a lavorarla bene. Poi piano piano mi sono, tra virgolette, specializzato e uso molto anche il granito. Granito perché granito, una volta pulito bene, allisciato, ha delle forme stupende. Poi il granito sardo, c'è quello rosa, c'è quello grigio, e quindi una volta finita la scultura diventa una cosa meravigliosa. E molti di questo granito lo trovo o nei letti dei fiumi oppure qua vicino al lago, però al lago se ne trova molto meno. Al lago c'è un altro tipo di pietra e quindi, però ne ho trovato anche qua, ne ho trovato. E in pratica le pietre che uso soprattutto sono queste, però poi al lago ho trovato anche un tipo di pietra che difficilmente si trova da altre parti, magari chissà come ci è arrivata. Sono delle pietre di colore chiaro, bianche, molto dure, anche forse non più del granito ma quasi. Queste mi danno difficoltà anche per qualche foro, però riesco ad arrangiarmi, con i sistemi che uso io, un po' lo scalpello, un po' le punte, riesco ad arrangiarmi anche su questo. Mi ha aiutato come idea anche mia figlia.
perché a mia figlia piacciono queste pietre, queste sculture. E io qua vorrei fare un piccolo percorso, riuscire a portare quelle più grandi con quei mezzi di cui stavo parlando prima e poi creare un percorso, perché il posto non è che lo dico io, però è meraviglioso, e quindi creare un percorso cercando di sistemarle nel miglior modo possibile. Se poi anche qualcuna rimane in mezzo all'erba, magari a sorpresa potrebbe anche andare bene. Però creare un percorso, poi quando inviterò gli amici a bersi un bicchiere, eccetera, far vedere, far conoscere questo percorso che voglio fare. Mia figlia lo chiama museo a cielo aperto, ma non ho queste pretese. Saranno forse circa 4.000 metri, più o meno, considerando tutto, perché ci sono dei pini che ho piantato io con mia figlia, poi delle fichidindie come piante tipiche sarde, non solo sarde ma comunque. Mi sembra questo il posto ideale, perché c'è quasi tutta la rappresentazione della Sardegna, qualche mandorlo, fichidindie, pini, anche se il pino non è proprio delle siepi, l'erba che tutti gli anni mi fa lavorare, perché tagliarla non è semplice, e quindi niente, questo è il percorso che voglio fare, e più o meno la misura è questa, intorno ai 4.000 metri. Se venisse qualcuno da fuori sarei contento, perché far vedere, far conoscere la bellezza dei posti, e la pietra, perché la pietra in Sardegna è importantissima. Diceva, purtroppo adesso è morto, il Sciola, lo scultore, quello che ha fatto le pietre sonanti, eccetera. Lui diceva che la pietra è il seme della terra, e quindi niente, anche io ragiono in questo modo, e quindi usare queste pietre, lavorarle, è una cosa meravigliosa, è una cosa, insomma, e quindi divulgare un po', tra virgolette, non ho quella pretesa, però divulgare un po' queste cose, queste pietre lavorate, sarebbe veramente l'ideale, sarebbe bello, ecco, una soddisfazione, indipendentemente dai soldi, perché non penso ai soldi, una soddisfazione personale, di un sogno magari che si realizza, perché qualcosa me l'ha trasmesso mio padre, perché anche mio padre faceva questi piccoli lavori. Purtroppo non ha mai avuto possibilità di avere un'attrezzatura, diciamo, importante, e quindi lavorava un po' con qualche lima, qualche piccolo scalpello, io qualcosina in più la uso. Ho comprato degli scalpelli magari Vidia, quindi più resistenti, che magari anche di varie misure, e quindi diciamo che un pochettino in più la perfezione, la qualità della pietra lavorata è migliore, diciamo. Il tempo, diceva quello lì, è tiranno. Non è che ne ho, speriamo di averne ancora per parecchi anni. Per quanto riguarda questo percorso, lo vorrei concludere entro un anno, a partire da adesso. Però c'è che voglio fare anche su Pinnettu. Ci sono vari modi di chiamare questa costruzione, che è la tipica costruzione sarda, di quando i pastori andavano nelle campagne e stavano via anche un mese accudendo il bestiame. E quindi voglio fare quello, e forse per quello lì ci vorrà un po' più di tempo, perché vorrei riprodurlo col metodo, diciamo, con il muro a secco,
utilizzeremo tutte le pietre che sono qua, quindi tracchite, granito, qualche altro tipo di pietra che c'è in giro, però esclusivamente pietre, piante, eccetera, che sono del posto. Non vado a prendere altro materiale da altre parti, anche perché pietre, per fortuna qua ne ho molte e quindi non c'è bisogno di andare a prendere altro. Chiaramente non posso mettere ginepro come usano nell'Ogliastra e nella Barbagia, perché qua ginepro ce n'è, però ormai non si può più utilizzare, è una pianta protetta. E quindi l'idea di fare il muro a secco, eccetera, ti porta via un po' più di tempo, perché sarebbe semplice far venire una betoniera carica di cemento, fare una A e si farebbe in 2 o 3 giorni. Invece in questo modo, facendo il muro a secco, che deve essere bello largo, almeno 50 cm di larghezza, in più poi l'altezza, a portarlo almeno a 1,30 m, 1,40 m, quindi prende un po' più di tempo. Però spero, la parte più importante, diciamo il percorso con le pietre sistemate eccetera, spero in un anno di riuscire a prepararlo, a farlo. Ho anche un'età discreta, e quindi non è che abbia tantissimo tempo a disposizione, però se rimango in salute come sono adesso, speriamo di farcela, di realizzare questa cosa, questo sogno che ho da quando ero praticamente ragazzino, che andavo con mio nonno per le vigne, lì vedevo Savinetta, vedevo il vigneto, vedevo tante cose che nonno, quando mi portava lì in queste campagne, in questi posti, sicuramente mi ha lasciato qualcosa, sicuramente. Certo. E quindi questo è il coso, questo è, diciamo, quello di cui avrei bisogno. Fantastico. Ok, fantastico. Lino, ti ringrazio tanto veramente del cuore per lasciarci questo spazio, per questa intervista e farci conoscere il tuo progetto. Grazie a voi, mi ha fatto un enorme piacere trovarvi, conoscervi. Ho visto anche qualche vostro filmato, mi è piaciuto tantissimo. C'è belle riprese, bella luce, e anche molto interessanti come l'argomento che trattate. Mi piace molto. Grazie mille. Ok, perfetto. Grazie. Super. Se vi è piaciuto il mio progetto, iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete, perché solo in questo modo riusciamo a far vedere a più gente possibile, a far conoscere questo progetto, e chi lo sa, magari riusciamo a farlo anche in tempi più brevi. Grazie mille a tutti.